Ciao a tutti e benvenuti in questa 19ª puntata sulla rubrica I numeri della data di nascita. Oggi parliamo del numero 19, conosciuto anche come il Sole. Questo è l'ultimo numero che si riferisce ai pianeti. Abbiamo parlato delle stelle, abbiamo parlato della Luna, il 19 è il Sole. È un numero di unione e amore, di altruismo e di complicità, ma è anche il suo opposto, egoismo e indipendenza. Non più noi, ma un io. Prima di parlare però del 19, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di mettere un like e di seguirmi, così da non perdere i prossimi video. E adesso possiamo partire con la sigla. Ed eccoci ad un nuovo numero, un 19, che è molto interessante. Prima di incominciare a parlare del 19, voglio ricordare a tutti che potete fare la vostra mappa andando sul sito numerologiaesoterica.com. Sul sito troverete la dicitura mappa dei bisogni, che è un altro modo di chiamare la mappa dei talenti, e cliccando sulla mappa dei bisogni approderete appunto al programma che vi darà la possibilità, inserendo la sola data di nascita, di vedere la vostra mappa. Cliccando su una delle immagini che verranno fuori con tutta una serie di numeri, potrete leggere il significato dei numeri. Per qualsiasi domanda potete comunque contattarmi, lascio qui il mio numero di telefono, potete scrivermi su WhatsApp e chiedermi qualsiasi cosa riguardo appunto questo strumento, la mappa dei talenti. Allora, chi ha il 19 nella propria mappa, che sia nel giorno di nascita, personalità profonda, nel nido, nel lavoro, strumento generale, chiave emotiva, eccetera, sono persone che vengono naturalmente influenzate da questo numero 19. Questo numero 19, così come tutti i numeri, può essere in funzione o in conflitto. Bisogna vedere appunto come vivete la vostra vita. Il numero 19 è il numero dell'associazione, è il numero dell'unione. Chi ha il 19 sono persone che solitamente coinvolgono le altre persone nei propri progetti. Sono persone altruiste, anche se non se ne rendono conto. Loro fanno e senza rendersi conto che aiutano, un po' come fa il Sole. Chi ha il 19, anzi chi ha una persona con un 19 è come avere un dono, una persona che dona un dono, una persona che irradia, no? Un po' come fa il Sole, che dona i suoi raggi senza distinzione, no? Lo fa con i buoni, con i cattivi, lo fa con qualsiasi persona, ok? Di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, qualsiasi fede, eccetera. Anche il 19, quando fa qualcosa, aiuta le persone un po' come fa il Sole, aiuta senza rendersi conto che sta aiutando. Cioè, lui dona il suo aiuto indistintamente, senza rendersi conto di farlo. Dunque sono persone altruiste, sono persone che hanno voglia, no, di creare progetti, e questi progetti coinvolgono le persone che gli stanno più vicine. Se diamo uno sguardo alla carta del 19, vediamo, a parte che c'è il Sole bello grande su in alto, ci sono due bambini che uno sembra essere cieco e l'altro sembra aiutarlo, sembra che lo stia aiutando a camminare, ad attraversare la strada, insomma a fare qualcosa. Ecco, questo è il significato dell'aiuto che dà il 19. Dunque sono persone che si mettono in qualche modo al servizio degli altri,
I 19 amano stare all'aria aperta, loro amano i lavori all'aria aperta, i progetti, cioè progettare, creare qualcosa prevalentemente all'aria aperta. Certo, non esclusivamente all'aria aperta, però amano appunto stare all'aria aperta. Il 19 riguarda i soldi, riguarda la felicità, riguarda la solarità, riguarda la ricchezza. Mentre la luna brilla di luce riflessa, ok? E dunque è lì che ci riconduce alla riflessione, no? All'introspezione e alla riflessione. Il sole invece brilla di luce propria ed è proprio questo brillare di luce propria che fa brillare anche le persone che stanno accanto a lui. Possiamo dire che gli altri vivono di luce riflessa. Dunque godono dei benefici del stare accanto a un 19. Quando sono in funzione, i 19 vivono le regole dell'interdipendenza. Cos'è l'interdipendenza? Noi quando siamo giovani cerchiamo l'indipendenza, no? Non vediamo l'ora, essendo dipendenti sotto diversi punti di vista, perché comunque non possiamo occuparci da bambini di noi stessi, abbiamo i genitori che si occupano di noi, no? Poi questo ci porta a ricercare l'indipendenza e dunque i primi segnali è volere il motorino o la bicicletta e poi iscriversi per la patente, dunque volere un'automobile. Già l'automobile rappresenta l'indipendenza più ambita quando raggiungiamo i 18 anni, no? Perché vediamo l'auto un po' come se fosse una nostra casa dove noi possiamo fare quello che vogliamo. Dunque, quello, diciamo, in quel periodo di vita è il massimo, dunque raggiungere l'indipendenza. Ma l'indipendenza non è l'ultimo gradino. Dunque, dalla dipendenza si passa all'indipendenza per poi approdare nell'interdipendenza, perché noi viviamo in un mondo interdipendente e viviamo in un mondo interdipendente per alcuni fattori, soprattutto quello emotivo. Qualsiasi cosa, il pensiero di un altro in qualche modo ci condiziona. Dunque, finché noi non comprendiamo, non impariamo quali sono le regole dell'interdipendenza, continueremo ad avere problemi. Ok? Dunque, viviamo in un mondo interdipendente e il 19 è proprio questo. Lui ha il compito di sviluppare, di imparare a sviluppare le regole per vivere in un mondo interdipendente. Ma quando è in conflitto, che cosa succede? Smette di brillare, smette di aiutare, diventa egoista e pensa a fare progetti per sé. Ecco, questi sono, diciamo, i principali problemi del 19. I 19 in conflitto sono degli incredibili egoisti. Dunque pensano dal loro punto di vista, non è un noi, ma è un io. Io la vedo così, io penso così, per me è meglio fare così. Ecco, questi sono tutti i modi di dire di un 19 in conflitto. Il 19 ha a che fare col padre cosmico. Infatti chi ha il 19 nella mappa solitamente ci sono nella propria genealogia dei problemi che riguardano proprio la figura del padre. Potrebbe essere un padre assente, un padre che non si è comportato da padre, un padre che non ha riconosciuto qualcuno, un padre che si è occupato magari di lavorare e non ha dato la propria presenza, il proprio calore, la propria attenzione a qualche figlio. Ma vediamo adesso quali sono le parole chiave del 19. Sole, calore, amore, costruzione, padre cosmico, gemelli, irradiare, successo, soldi, condivisione, fratellanza, aiuto reciproco, unione felice, nuova vita, associazione, raccolto abbondante, felicità, sorriso, solarità, luce, estate, intelligenza, brio, ricchezza, bambini, infanzia, rivalità, padre ideale, padre assente, egoismo, apatia. Allora, ricapitolando,
Se andate sul sito numerologiaesoterica.com, a parte che trovate di tutto sulla numerologia e sui tarocchi, dunque i miei libri, i miei tarocchi, ma anche altri tarocchi e soprattutto articoli, video che parlano di numerologia e di argomenti complementari. Ma poi trovate anche il programma che vi aiuta a fare le vostre mappe. Andando su Mappa dei Bisogni trovate il programmino e inserendo la data di nascita e solamente la data di nascita, perché questa numerologia, ripeto, si avvale solo della data di nascita, niente nome e cognome come altre numerologie, e utilizza i tarocchi. I tarocchi, perché utilizza i tarocchi? Perché i tarocchi ti danno modo di interpretare, sono un aiuto per interpretare il significato del numero, cioè rappresentano attraverso l'immagine dei comportamenti, dei simboli, dei colori, rappresentano i significati. Cosa c'è di meglio di un'immagine per rappresentare qualcosa? Un'immagine è molto meglio di 1000 parole, così si dice. Ok? Dunque, cliccando su quell'immagine potete leggere il contenuto, il significato di quel numero. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi anche sul mio canale YouTube, poi in seguito, in futuro, ora mi sto organizzando, vi coinvolgerò in dei video, delle dirette dove parleremo appunto di numerologia, dove potrete fare delle domande. Ancora ci sto lavorando, non lo farò in questi giorni, ma mi sto organizzando per i prossimi giorni, e per avere comunque, darvi un supporto maggiore e un aiuto per migliorare le vostre conoscenze su questa numerologia. Vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio dove parlerò del 20, il giudizio. Ciao!